Ciao a tutti proxy, io sono Amy e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi mi sentivo generosa, quindi ho deciso di regalarvi un bel po' di traumi. I ringraziamenti dopo, grazie. Tempo fa mi avete consigliato una lista di ship creepypasta che avrei dovuto commentare e come sempre eccomi qui ad accontentare la vostra onorevole richiesta. Prima di cominciare però ricordate di lasciare un like e di iscrivervi se non lo aveste ancora fatto e a fine video commentare quale di queste ship ritenete la peggiore di tutte. Nel mentre io le ho già divise secondo il criterio di anni di galera che dovrebbero farsi i creatori di queste ultime e direi che a questo punto possiamo cominciare. Cominciamo con una ship su cui non posso dire niente perché i due hanno un franchise canonico o almeno lo avevano, non so che fine abbia fatto. Strano vedere una fanfiction su gambe insieme ad un mezzo demone cannibale, ma come disse una volta un poeta, al cuore non si comanda. Anche qui non c'è molto da dire, entrambi sono anomalie del videogioco di Zelda con l'unica differenza che Ben è lo spirito di un bambino sacrificato mentre Dark Link è più una creepypasta alla Sonic.exe. Opinione al riguardo non la ho, sicuramente entrambi sono entità senzienti ma non c'è molto altro su cui lavorare. Stessa identica cosa di prima, solo che qui la ship è tra Pokémon e Zelda. Siete fissati con le ship tra game e pasta, eh? Finalmente qualcosa di cui posso parlare, il ritorno del nostro Incubus. No, non metterò di nuovo una sua immagine sul mio canale. Io e Offenderman siamo come Pisa e il Livorno, come il Nord e il Sud, come l'Italia e la Francia nel 2006. Non ho idea di quando e perché questa ship sia nata. L'unica cosa che potrebbe renderla vera e allo stesso tempo distruggerla è lo stesso Offenderman, che conosciamo benissimo soprattutto per quanto riguarda i suoi modi assolutamente galanti. Tempo di sopravvivenza della ship 30 minuti se va bene. Povera Anne, solo povera lei. Quando tutte le possibili ship con Slenderman sono terminate, andiamo ad importunare anche i demoni. Dubito che Zygo apprezzi la fisicità maschile, ma anche se fosse, Maschi non durerebbe più a lungo della donna con cui il nostro caro importunato del giorno ha dato vita a Lazari. Adesso veloci, ditemi uno stato dell'America. Avete per caso detto Alabama? Anche se uno è un meme e l'altro una creepypasta dell'internet, vengono visti comunque come membri della stessa famiglia. La mia opinione a riguardo si può facilmente intuire. Cosa? Trender non è davvero suo fratello ma suo cugino? Oh beh, allora cambia tutto. Lo sentite questo odore di fandom del 2018? Eccola qua, la ship più popolare e più assolutamente priva di qualunque contesto logico, ma soprattutto legale, dell'intero fandom, dopo la Jeff per Slenderman. Se qualcuno mi sapesse spiegare il perché queste due ship erano così popolari, ve ne sarei grata. Vi prego, ditemi che non solo io le trovavo dappertutto, giuro che non sono completamente pazza. I problemi di questi due trionfi dell'amore senza frontiere né tempo sono problematiche sotto diversi punti di vista. Non solo perché Jeff nella sua storia è minorenne, ma anche perché entrambi i due spasimanti non è che trattino poi così bene le persone con cui vengono a contatto. Pensiamoci bene, uno è un'entità che rapisce bambini, l'altro, il suo bambino, lo ha aperto in due non appena ha potuto rivederlo di nuovo. Ok, Isaac sarà anche stato un adulto, ma accidenti Jack, quello era un pochettino too much. Non esattamente le persone più rassicuranti al mondo. Siamo arrivati nella top 5, abbiate paura. Eccolo qua di nuovo, l'incesto potente. Non so di quali erbe mediche facciano uso i creatori di queste ship, ma sembrano veramente buone. Più si va avanti, più l'età media si abbassa e questo non mi piace. In questo caso si può considerare incesto anche se solo uno dei due creatori li ha canonizzati come fratellastri? E inoltre non so più a che età sia arrivata Sally, visto che la sua creatrice continua a farla crescere a suo piacimento. Comunque rimane sempre un grande no. Ogni ship romantica che abbia come protagonista Sally e un'altra creepypasta è sbagliata a prescindere, è inutile girarci intorno. Anche se lei non fosse stata una bambina ma un'adulta, bisogna sempre tenere in conto che nella sua storia ha subito un qualcosa di orribile. Non si può prendere un personaggio come Sally e shipparla con il primo pazzo che si trova, ma non perché ha un trauma allora non devi azzardarti a shipparla con nessuno.
parlo sempre del se lei fosse stata un'adulta, o non puoi rappresentare un certo tipo di relazione trattando anche di temi forti nel mentre, ma perché qui il senso della ship è un prendi i primi personaggi che esteticamente stanno bene insieme e inventi una loro love story. Personalmente avrei trovato più accettabile una ship di Sally adulta insieme ad una persona normale e gentile che l'aiuta a superare ciò che ha passato. Posso capire che un personaggio del genere tra le creepypasta stenti a trovarlo, ma è proprio per questo che servono gli OC se proprio c'è questo bisogno di mettere insieme tutto ciò che respira. In alternativa, Sally potrebbe essere asessuale, dato che il suo trauma avrebbe potuto portare il suo inconscio a non farle provare più quel tipo di attrazione. Ci sarebbero un sacco di modi per essere rispettosi del personaggio e del trauma che rappresenta. Questa invece è sempre stata vista dal fandom come un rapporto padre-figlia, canonico ovviamente, e per quanto mi riguarda ne ho opinioni contrastanti. Con il termine ship si intendono tutte le relazioni, da quelle romantiche a quelle platoniche, e la Slenderman per Sally è una di queste ultime, o almeno spero che nessuno la veda in modo romantico. Se consideriamo le versioni canoniche dei due personaggi, a livello della creepy house e di Slenderman che fa i biscottini in cucina, e no, non sto scherzando, il loro rapporto padre-figlia è abbastanza accettabile. Il trauma di Sally non viene rappresentato, ma qui stiamo parlando tra virgolette quasi di una sua versione alternativa. Se invece consideriamo i personaggi canonici, allora qui sorge il problema. Slenderman è un'entità che uccide bambini senza rimorso e Sally è il fantasma di una bambina uccisa. Pensate davvero che al vero Slenderman importerebbe di lei? Stento a crederlo. Questa l'ho aggiunta io per risollevare un po' il morale che rischiava di cadere più in profondità della fossa delle Marianne. Beh, che dire, è assolutamente canonica. 10 su 10. Eccoci arrivati finalmente alla fine. Vi ringrazio per aver avuto il coraggio di arrivare fino a questo punto, ma sappiate che gli anni di terapia dopo questa roba non ve li pagherò perché non tengo una lira. Se volete consigliarmi i prossimi argomenti da trattare troverete qua sotto il modulo per farlo. Detto questo io vi saluto e da Amy, out!